Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa graziosissima sacca estiva. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato in raffia. Io ho scelto la raffia Swan Round di Casa Tre Sfere nella variante naturale. Ho abbinato poi una coulisse 30x20x12 acquistata su Shein. Sempre su Shein ho acquistato questo manico in ecopelle davvero molto grazioso ed ho abbinato anche dei ponticelli dorati per rispettare la palette dell'hardware. Ho lavorato questo progetto con un uncinetto 3,5. Ultimo ma non per importanza, un fondo circolare dal diametro di 18 cm. Serviranno poi ago da lana, marcapunti, ago e filo, forbici e siamo pronti per passare al tutorial. Sono partita dal fondo realizzando 2 maglie basse in ogni foro disponibile, chiudendomi poi con una maglia bassissima nel primo punto realizzato. Il multiplo di lavorazione è di 6, pertanto ora vado a realizzare un giro di maglia bassa in costa, accertandomi che il numero complessivo dei miei punti sia un multiplo di 6, in caso contrario andrò ad aggiungere o a diminuire qualche maglia. Ottenuto il mio multiplo di 6, chiudo il mio giro con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella e realizzo questa volta un giro di maglia bassa punto su punto, prendendo il punto nella sua interezza. Ho proseguito per un ulteriore giro per un totale di 2 giri a maglia bassa punto su punto, prendendo il punto pieno per creare una sorta di piccola base oltre al fondo. Mi chiudo con una maglia bassissima e inizio adesso il vero e proprio punto. Realizzo 7 catenelle, salto 5 maglie di base, entro nella sesta con una maglia bassa e ripeto questa operazione, quindi altre 7 catenelle. Ne salto 5 di base, entro nella sesta e mi chiudo con una maglia bassa per tutto quanto il mio primo giro. Mi chiudo con una maglia bassa nella prima maglia bassa eseguita. Per il secondo giro realizzo 7 catenelle, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Ripeto questa operazione, 7 catenelle e una maglia bassa in ogni archetto che mi trovo disponibile fino alla fine del giro. Concludo il mio secondo giro con 3 catenelle ed una maglia altissima nella prima maglia bassa eseguita. A questo punto dobbiamo iniziare a lavorare un'alternanza di righe che divideremo in pari e dispari, ogni volta voltando il lavoro. Iniziamo dalla nostra riga 1, quindi una riga dispari. Realizziamo una catenella, voltiamo il lavoro e sopra la nostra maglia altissima realizziamo una maglia bassa. Da qui 7 catenelle e continuiamo a lavorare le nostre maglie basse all'interno degli archetti che ci troviamo disponibili, intervallati naturalmente dalle 7 catenelle. Mi chiudo con una maglia bassa nella prima maglia bassa. Inizio ora il mio giro pari, 7 catenelle, volto il lavoro e lavoro una maglia bassa in ogni archetto disponibile, intervallata da 7 catenelle fino a fine giro. Concludo il mio giro pari con 3 catenelle ed una maglia altissima nella quarta catenella del primo archetto realizzato. E da qui inizio appunto ad alternare la riga pari a quella dispari. In questo caso ricomincio dalla dispari, sempre voltando il lavoro fino a raggiungere l'altezza che desidero. Provando la coulisse all'interno della mia borsa ho deciso di fermarmi a 18 cm di lavorazione. La coulisse, come ricordo, misura 20x30x12 e quindi lascio 2 cm per andare a fare una bordatura. Iniziamo la nostra bordatura con 3 catenelle e 4 maglie alte in ogni archetto
intervallate da una maglia altissima nella maglia bassa che separa i due archetti. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella eseguita. Realizzo infine un giro di maglia alta lavorando punto su punto. Ci alziamo con le 3 catenelle o con il mio punto basso ripetuto uno sull'altro e iniziamo il nostro giro di maglia alta punto su punto. Sto provando la mia coulisse, come vedete le misure sono assolutamente perfette. A questo punto devo piazzare i miei ponticelli. Per poterlo fare semplicemente piego in 2 la mia sacca ed individuo automaticamente quali sono gli estremi margini. Fatto questo, in concomitanza delle maglie alte vado ad inserire i miei ponticelli, uno su ogni lato, prendendo solo la rafia. Sistemati i ponticelli faccio aderire con delle pinze la coulisse al corpo borsa e inizio a cucire i 2 pezzi. Stiamo attenti naturalmente a non andare ad intaccare la parte della chiusura, quindi agiremo solamente sotto la nostra coulisse. Una volta terminata la cucitura per tutto il perimetro andremo ad agganciare la tracolla che preferiamo ed il gioco è fatto. Un piccolo accorgimento in più può essere fermare la parte inferiore della bag con un paio di punti. Apposta anche la nostra tracolla, ecco come si presenta la sacca completata. Direi che è una sacca che grida estate da ogni centimetro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se vi va di supportare il canale e di offrirmi un caffè, vi invito a cliccare nell'icona qui sotto a forma di cuore per mettere in evidenza con una donazione un vostro commento. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al lunedì prossimo con un nuovo tutorial.